Bella raga, giorno di paga. Oggi sono qua per parlarvi di una storia che nella mia vita è letteralmente leggendaria. Infatti per voi sarà una storia pazzesca. Prima, comunicazione di servizio. Questa è la seconda volta che registro il video perché in realtà dovevo essere un po' più figo, mettiamola così. Ho qua gli occhiali da sole solo per farlo spesso. Seconda notizia, spero tanto che questo video esca domenica alle 10. Se riesco a farlo uscire domenica alle 10 sono un bravo. Terza notizia di servizio, ho lì il computer lì dietro perché così almeno ho la scaletta e posso capire dove, quando, perché fermarmi, perché sennò dovrei dire un sacco di cose. Ora mi tolgo gli occhiali, faccio come Orazio Kane in CSI Miami e partiamo con la storia. Questa storia, come direbbe papà Castoro, Raccontaci una storia, anche due storie. è di 9 anni fa. L'anno prossimo facciamo il 10°. Perché questo video esce in questi giorni? Perché il fatto clou è di Halloween. Questo video esce ad Halloween in questi giorni, vicino a Halloween, proprio per questo motivo. Come vi stavo dicendo, storia di 9 anni fa, prequel. Questa ragazza, che chiamerò Carla, la conosco banalmente da qualche annetto, ma perché lei giocava a pallavolo nel paese dove giocavo io. Lei poi ha giocato a pallavolo, anzi giocava a pallavolo quell'anno lì con mia sorella, quindi la conoscevo e poi veniva nella mia scuola, quindi la conoscevo per vari motivi. Contesto. Questa inoltre stava in compagnia, mia compagnia, mettiamola così. Compagnia gigante, sapete quelle compagnie che si hanno quando si hanno 17-18 anni, no? Quelle giganti da 25.000 persone. Ecco, lei ne faceva parte, no? Uscivamo insieme tranquillamente, normale, no? Ora arriviamo al perché del titolo. Ci sarà scritto hater, non so quale sia il titolo, però hater è proprio il termine perfetto per questa ragazza. Perché una sera, una festa di Halloween, vedrete delle foto scorrere, no? Questo video, una sera di Halloween, no? Compagnia decidiamo di fare una festa, anzi di partecipare a una festa, partecipiamo tutti assieme, no? Io nemmeno permetto, bevo tanto, niente, non faccio, sto lì tranquillo. Anzi, io non bevevo apposta per prendere in giro gli altri che bevevano. Non so cosa succede, dopo quella sera lì, questa comincia ad odiarmi. Sì, non sapevo perché. Questa comincia ad odiarmi, io mi scervello, chiedo perché questa odia, perché questa mi odia, perché lo chiedo alle sue amiche. Le sue amiche non lo sanno, infatti chiamerò quella sera la festa oscura, perché non si sa per quale motivo questa mi odi. Poi fate conto che questa, cioè, visto che giocava a pallavolo con mia sorella, io la vedevo qualche volta quando era a pallavolo e poi a scuola. Qua parte il tumulto di pourquoi, perché, nase, nande, perché. Perché? Perché? Però purtroppo per lei io la vedevo sempre. Questa mi odiava, cominciava nel gruppo in cui WhatsApp, in cui eravamo tutti, letteralmente questa diceva no ragazzi, io questo lo strozzo, io questo lo ammazzo, cioè parlava di me direttamente, io ti ammazzo, io ti strozzo, bla bla bla. Grazie YouTube per non farmi, per la demonetizzazione che non c'è per questo video, mettiamola così, per le brutte parole che ho detto. Questa sì, metteva messaggi proprio d'odio, cioè istigazione d'odio nei miei confronti, del tipo, io andavo a vedere le partite di mia sorella, cioè partite di pallavolo, giustamente giocava mia sorella, lei diceva letteralmente non permetterti più di entrare in palestra. Oppure situazioni emblematiche, queste sono le robe che fanno ridere, del tipo, così eravamo a scuola, io avevo i miei amici che avevano la classe nel suo stesso corridoio, era letteralmente 2 classi vicine, la sua e quella dell'altro mio amico. Io andavo lì a trovare i miei amici all'intervallo, no? Se io arrivavo lì prima che lei usciva dalla classe, lei non si azzardava nemmeno a uscire dalla sua classe durante l'intervallo. Se lei era già fuori, quando stava tornando in classe e vedeva che c'ero io, prendeva, andava da un'altra parte, pur di non vedermi. E in tutto ciò uscivamo in compagnia assieme. Questa è la roba che faceva ridere. Oppure, roba incredibile,
Lei mi odiava talmente tanto che anche la sua famiglia e gli amici di famiglia sapevano chi ero, sapevano di me e che lei mi odiava. Talmente che c'era lo sfottò, suo papà la prendeva in giro e diceva guarda che chiamo Isacco per dirgli. Oppure un amico di suo papà le scriveva su Messenger, Facebook, cioè per i più piccoli, su Messenger dicendole come va la tua relazione con Isacco, letteralmente così. Infatti ho le prove di queste robe e lei le mandava pure sul gruppo perché si incazzava per queste robe qua. Io me ne sono salvate. Caro anno 2013-2014 che è nata. Passa il tempo, come avevo detto, intervalli, mi sfottò. Come avevo detto, la gente pensava che lei mi amasse, ma in realtà chi lo sa, non lo so nemmeno io. Passano mesi, arriviamo al periodo San Valentino. Io ho cercato in ogni modo, no, di avvicinarmi a lei, dicendole, cioè letteralmente dandole amore, lei mi cambiava con odio. Ma poi, cioè, la lasciavo pure stare. Questa volta, però, mi sono detto, dai, proviamo ad avvicinarci. Proviamo a fare un gesto significativo. Chiedo a mia mamma, mentre va a fare la spesa, di prendere i baci perugina. Lei credo che ancora adesso si stia chiedendo perché io le abbia chiesto di prendere questi dolci particolari che di solito vengono utilizzati come gesto amoroso nei confronti della propria amata. Detto ciò, mia mamma me li compra. Io vado a scuola, nei giorni vicino a San Valentino, vado lì all'ingresso, durante l'intervallo vado lì all'ingresso della sua classe con il sacchettino e dico ciao Carla, questi sono per te. E lei mi guarda schifata. Io le dico guarda, cioè, questo è il mio segno d'affetto per te, se vuoi ti do dei baci perugina, ne prendo uno, lo stavo per dare. Lei proprio era all'angolo opposto della classe, l'angolo opposto alla porta della classe letteralmente. A quel punto c'è i compagni di classe che fanno Carla è così, lo sai, non ti preoccupare. Tant'è che io le lancio. Era partita. Stavo faccio, dai, prendi, cioè gli lancio due. Io le lancio un bacio perugina, visto che lei era lontana, lei prende e li schiaccia via così. Ma in maniera molto cattiva. Quel giorno lì riprendo i miei baci perugina, anzi no, metà li lascio in classe alle sue compagne di classe. Gli altri li porto a casa, però missione completamente fallita. E lì, da qua, come vi ricordo, linea temporale, passiamo da ottobre a febbraio. Passano ancora dei mesi, questa ancora mi odia. Tant'è che a me non piace essere odiato senza un motivo. Perché? Cioè, se io devo essere odiato per una cosa che ho fatto. Io quella sera lì, la sera della festa oscura, io non avevo fatto niente. E questa è la roba che mi fa arrabbiare. Allora, avessi fatto qualcosa, tu dici, ok, va bene, ho fatto questo, so che mi odia per questo. Io non sapevo perché. Allora, in quel momento stava finendo scuola, io mi dovevo diplomare, lei letteralmente per qualche annetto non l'avrei più vista, perché anche come gruppo ci stavamo un po' sciogliendo. Arriviamo a giugno, se non sbaglio fine maggio, inizio giugno, comunque gli ultimi giorni di scuola, l'ultimo mese di scuola. Voi non lo sapete, ma di notte a me vengono in mente delle idee folli. Un'idea folle riguarda il misfatto. Cosa prevedeva il misfatto? Il misfatto prevedeva che io dovessi fare una cosa a Carla. Una cosa amorevole, Però voi non seguite il mio esempio. Sapete, tipo, come nel wrestling, don't try this at home. Uguale. Don't try this at home. Every day I train. Injuries can happen at any time. Please, don't try this. Parto da questo presupposto.
poi ve lo ripeterò più avanti. Penso a sto piano geniale e dico, così posso chiuderla in bellezza. Lo dico ai miei amici fanno, tu sei un pazzo, sei un folle, però noi ti aiutiamo. E questo mio piano coinvolgeva 2 miei amici, che chiamerò Ginevra e Matteo. Ovviamente tutti questi nomi voi non andate a cercarli, perché tanto non li trovate. Sono nomi fittizi, ve lo ricordo. Una sera siamo in un locale vicino dalle nostre parti e io avevo schematizzato i posti, i divanetti vicino al bagno. Io avevo in mente lo schema dei divanetti dove erano posizionati. Perché? C'erano tipo 4 divanetti con uno che dava alle spalle all'ingresso del bagno. Il piano era molto semplice, però con i miei amici è stato eccellente. Cosa dovevo fare? Tutti i miei amici dovevano sedersi su tutti i divanetti e Carla doveva sedersi con le spalle rivolte all'ingresso del bagno. Poi capirete perché. Ginevra e Matteo, i miei compagni in questa cosa, vanno in bagno, dovevano andare in bagno, uscire, chiudere gli occhi a Carla e io in quel momento dovevo baciarla. È successo? Voi mi chiederete se è successo e vi dico assolutamente sì. Leggende narrano pure che io abbia infilato la mia lingua nel suo naso, ma questo è solo un mito, è solo una leggenda, niente reale. Ovviamente dopo Carla si incazza, prende, esce e qua c'è Giuda, il traditore. Perché cosa fa Matteo? Matteo, mio complice, tra l'altro, sapeva pure tutto del piano, vi ricordo. Cos'è che fa? Esce, va da Carla e gli dice: c'hai ragione ad incazzarti, qual è un bastardo, non doveva fare una roba del genere. Quando mi hanno detto che lui ha fatto questa cosa, io da quel momento lì ho chiamato cheater, direttamente, cheater, così. Cheater o traditore. Comunque, vi ripeto, voi questa roba non dovete farla assolutamente, è una cavolata, voi non fatela. Please, don't try this. Dopo quella sera lì, come avevo detto, come avevo previsto, il gruppo si stava già disgregando. Col tempo poi, durante quell'estate lì, si è sciolto quasi completamente. Io, Carla, l'ho vista sporadicamente per 2 annetti. Qua entriamo nella serie, nella parte La leggenda continua, perché poi io dopo 2 anni, cioè sono lì in università, vado in università, e io Carla me la ritrovo in università, nella mia stessa università, nei miei stessi edifici. Cosa peggiore, qual era? Anzi, lei prendeva il treno dove lo prendevo io. Quindi capitava qualche volta che noi ci vedessimo, spesso ci vedessimo alla stazione, ad andare e anche a tornare. Sempre, cioè sempre. Chiamiamoci. Lei mi vede, non mi saluta, mi odiava ancora. Qualche suo compagno di corso, che io conoscevo già prima fuori, mi chiede: oh, ma come mai se tu ti avvicini, quella scappa, roba del genere. Sapete tutti il perché. Spiego perché questa mi odiava senza motivo, eccetera. Però adesso un motivo ce l'ha per odiarmi. Durante questi anni io le scrivevo su Facebook, ma solo per il compleanno le facevo auguri Carla. Questa non mi cagava. Non mi cagava. A un anno, non so perché, proprio per la serie che bisogna essere sempre tenaci nelle proprie battaglie. Un giorno lei mi risponde gli auguri, mette like e mi risponde, mi fa grazie. In quel momento lì stavo mettendo a piangere per la gioia. Stavo dicendo, dopo anni ce l'ho fatta ad avere un suo segno di affetto. Ero gioioso in quel momento lì. Dopo qualche anno sono lì, dico cacchio, ma questa storia la racconto anche un po' in giro ai miei amici. La gente si chiede: oh, ma come mai questa comincia a odiarti? Come mai? Non si è mai saputo.
Per questo siamo al punto della leggenda continua. Non si è mai saputo perché questa mi odiasse inizialmente. Tant'è che quest'anno, così, ho detto, ero lì con dei miei amici a tavola, ho detto, ragazzi, ma cioè, lei mi odia, ma non so perché. Mi fanno, ma scrivile su Instagram, magari ti risponde. Le ho scritto su Instagram. E questa mi ha risposto? La risposta? No, non la sapremo mai. Non la saprete mai, perché non ve la condivido la risposta. Se questo video fa 100 like, io vi metto chiaramente su Instagram lo screen della conversazione. E voi capirete se lei mi ha risposto o no. 100 like. Allora, questa era la storia della mia prima hater. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo che iscrivetevi al canale con il nuovo bottone che c'è qua. Nuovo bottone, ricordatevi il nuovo bottone di iscrizione, iscrivetevi al canale. Seconda cosa, guardate il video che c'è qua, perché qua si parla di un'altra storia pazzesca. Detto ciò, love and peace e adios.